Per trovare uno dei porti più antichi e fiorenti della Liguria, bisogna tornare indietro nel tempo, fino all'epoca romana. Era quello di Luni, all'estremità orientale della regione. Prima ancora dei Romani, più di 4.000 anni fa, le popolazioni della Lunigiana scolpivano nell'arenaria statue dalla forma umana. Il loro significato, legato al culto delle divinità, è ancora da scoprire. Oggi il maggior porto della zona non è più Luni, ma La Spezia, con un'importante base navale e uno snodo commerciale tra i più trafficati del nord Italia. Ma fino all'inizio del Medioevo, la città era poco più che un borgo marinaro. Della Luni romana rimangono soltanto i segni di un passato in parte cancellato dall'interramento del porto. Nella grande e fiorente città l'anfiteatro poteva accogliere 5.000 spettatori. Anche i fondali marini ospitano resti archeologici, nel vicino parco subacqueo su cui si affaccia Tellaro. È in questi borghi che si concretizza quella Liguria pittoresca, celebrata da artisti e poeti. A ovest di Tellaro si incontra Lerici. La poetessa romantica Mary Shelley definì il paesaggio di una bellezza inimmaginabile. Il castello, sorto nel 200, chiude a est la baia, dove Mary scrisse che il mare è senza maree e non lascia nebbia né ciottoli. Quello della Spezia è chiamato anche Golfo dei Poeti, perché molti versi di grandi autori, da Dante ai contemporanei, passando per i romantici, si sono ispirati al fascino dei suoi paesaggi. Oltre ai borghi marinari, sulla costa si affaccia il grande sistema portuale di La Spezia. È stato il primo porto militare del Regno d'Italia, all'indomani dell'Unità. Mentre i borghi del Golfo sono una prestigiosa meta turistica, alla Spezia il mare è soprattutto sinonimo di lavoro, dagli allevamenti di pesca alla cantieristica navale. Fin dalla seconda metà dell'Ottocento, La Spezia è famosa per il suo arsenale. Gli oltre 160 ettari di superficie dell'arsenale dominano il paesaggio urbano, con darsene e bacini per la manutenzione delle navi della Marina Militare. L'Amerigo Vespucci è la grande nave scuola della Marina Italiana. Reperti provenienti dalle sue antenate sono custoditi nel Museo Tecnico Navale. Qui prendono vita storie antiche e moderne di mari e di marinai. Le polene dei velieri si protendono a prua, ormai sole, come a indicare la direzione da percorrere, lasciandosi alle spalle la propria terra. Nelle sale riverbera la sensazione che la Liguria stia sul mare perché si possa partire subito verso nuove rotte. Questo museo della Marina Militare, come tutti i musei, racconta una storia e attraverso
Le collezioni di modelli navali, armi e mezzi d'assalto, uniformi, medaglie, polene, fari e oggetti di ogni genere legati al mare, questo timone ne è un esempio, racconta storie di pace e di guerra compiute da uomini straordinari. Ma il museo racconta anche leggende, come quella della polena ritrovata nell'Oceano Atlantico. Si dice che seduca gli uomini fino a farli morire d'amore. Sempre sul Golfo della Spezia, nella borgata di Cadimare, continua un'altra storia legata alla costruzione di imbarcazioni, una tradizione di famiglia. Papà faceva il carpentiere, così il nonno e tutte le famiglie che ho saputo io erano tutti carpentieri, maestri d'ascia. E in questo luogo qui dove ci troviamo adesso, praticamente la chiamiamo comunque baracca, l'abbiamo sempre chiamata baracca anche se può essere un laboratorio di maestri d'ascia, di costruzione di piccole imbarcazioni, perché la medesima non è più lunga di 8 metri e larga 5. L'hanno costruita ai tempi dopo la guerra del 15-18, quando sono venuti in congedo molti di questi zii e papà, e non sapendo che cosa fare hanno fatto questa per passare il tempo nelle giornate di pioggia, che qui alla Spezia pare che per storia ormai fosse una città dove pioveva molto, e non lavoravano. Allora, per non stare senza fare niente, hanno fatto questo laboratorio dove facevano i gozzi, costruivano, riparavano barche per i pescatori, e io qui ho avuto i primi tempi un insegnamento da ragazzino, quando facevo un po' il segantino dei papà, perché era un po' quello che gli dava una mano a ribattere i chiodi, a tenere le cose che loro mi chiedevano di fare, e lì mi davano intanto un po' di istruzione sulla costruzione, su come farlo. In barca a vela il viaggio prosegue verso est, in direzione delle Cinque Terre. Questo tratto costiero annuncia paesaggi scoscesi e scogliere a picco. Il Golfo di La Spezia è chiuso a ovest da Porto Venere. Il paese conserva il suo fascino antico, con le chiese e la fortezza cinquecentesca affacciate sul mare. Di fronte a Porto Venere, il vento si incanala tra le isole della Palmaria, del Tino e del Tinetto, governando le nuvole che solcano il cielo delle Cinque Terre. Da Porto Venere verso ovest, il primo paese delle Cinque Terre che si incontra è Rio Maggiore. Il groviglio di case che svettano verso il cielo e le barche in secca lungo la strada che scende fino al mare dipingono macchie di colore che sembrano scaturite da una vivace tavolozza. È un paesaggio riconoscibile a prima vista, difficile da dimenticare e facile da amare, che accompagna tutto l'itinerario costiero lungo il quale si susseguono i borghi delle Cinque Terre.
E mentre le nuvole danzano specchiandosi nell'acqua, la costa si fa esplorare a piedi, lungo i sentieri che serpeggiano fra le terrazze coltivate. Tra Rio Maggiore e Manarola, la Via dell'Amore è un romantico chilometro di strada lastricata, ma le Cinque Terre non sono sempre state così. Le Cinque Terre hanno la particolarità per cui costituiscono un insieme di cose che ne fa un laboratorio di cultura materiale, perché questo è un paesaggio del tutto antropizzato, cioè realizzato completamente dall'uomo. Si calcolano che siano circa 7.000 km di metri lineari e oltre 8 milioni di metri cubi di muretti a secco. I primi insediamenti sono stati attorno agli anni 1000, all'anno 1000 più che altro. Si dice, sono delle leggende che dicono che degli Achei sfuggiti alla distruzione di Troia. Sta di fatto che hanno costituito questa ricerca di spazi agricoli che si è tramutata nei secoli a venire, una morfologia del territorio quindi lo ha caratterizzato e una sistemazione idrogeologica che è assolutamente insostituibile. Il risultato dell'impegno dei contadini delle Cinque Terre ha il colore ambrato dello Sciacquetrat d'Oc, il vino passito che, come il suo territorio, coniuga intensità e dolcezza. Le Cinque Terre sono tutelate dall'UNESCO, da un parco nazionale e da un'area marina protetta che si battono per la conservazione del patrimonio ambientale. Cinque Terre, 5 borghi accomunati dalle case colorate, addossate tra di loro, che si inerpicano sul litorale roccioso. 5 borghi che hanno anche una loro specifica identità, come Vernazza con le sue architetture medievali e le torri d'avvistamento che sorvegliano la costa. Corniglia, invece, sta a un centinaio di metri sul livello del mare. Dal borgo, la costa si raggiunge con una scalinata di 365 gradini, uno per ogni giorno dell'anno. La spiaggia di Monte Rosso sembra la platea di un teatro che abbraccia il mare. Il paese ispirò la poesia del premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale, che trascorse qui la sua infanzia. Malgrado il mare sia una presenza costante del paesaggio, le Cinque Terre restano un luogo votato più all'agricoltura che alla vita marinara. I sentieri dell'uva sono rimasti gli stessi, ma solo da pochi anni qualche monorotaia taglia in verticale le terrazze. Questa è un'agricoltura definita eroica, quindi è un contadino eroico, perché è riuscito praticamente a caratterizzare il territorio frantumando la roccia, costruendo sui declivi che erano assolutamente improbabili per portare l'attività agricola, un insieme di terrazzamenti quasi in verticale. Non a caso le ultime terrazze si vendemmiavano con le barche, cioè si portava l'uva con le barche perché erano praticamente inaccessibili, e quindi ogni generazione che si è alternata dopo gli anni 1000 ha costituito un pezzo che ha rappresentato una prosecuzione del lavoro della generazione precedente. Proseguendo verso nord si incontra la punta del Mesco. Oggi fa parte dell'area protetta delle Cinque Terre, ma già negli anni 60 i suoi fondali erano celebri tra gli appassionati di immersioni subacquee. Sul Mesco ondeggiano le colline che racchiudono, come in una conchiglia, l'ampia spiaggia di Levanto. Il cuore del centro storico di Levanto è Piazza Cavour, dove rimane il colonnato che nel 600 cingeva il chiostro del convento delle Clarisse. Chiese ed eleganti architetture decorano anche l'abitato antico della vicina Sestri Levante. Le bellezze artistiche convivono con il fascino delle due baie, separate da un promontorio.
la piccola Baia del Silenzio e quella maggiore, la Baia delle Favole, annunciano già nel nome la loro atmosfera da sogno. Tra le insenature, il promontorio è dominato dal verde del Parco dei Castelli, dove si erge una torre intitolata a Guglielmo Marconi. Qui lo scienziato svolse alcuni esperimenti sulla trasmissione dei segnali radio. Non lontano da Sestri Levante, ogni anno un particolare appuntamento con la gastronomia locale. Riva Trigoso, un paese marinaro, tra le Cinque Terre e Portofino. Questo piatto del bagnon esprime il vero carattere dei rivani, gente di mare, gente che ha lavorato in fabbrica a costruire navi, le hanno costruite anche nei loro magazzini, hanno preparato questo piatto. Una ricetta che è estremamente semplice, occorrono acciughe freschissime, noi ne indichiamo chilogrammi 800, indichiamo 120 kg di gallette di pane, 50 litri di olio, 20 kg di cipolle, 7 kg di aglio, vino quanto ne basta, 320 kg di pomodoro, questo è importante, un 3-4 kg di zucchero per togliere l'acido del pomodoro e il bagnon, diciamo che con un po' di prezzemolo fatto rosolare bene è pronto. Lo dividete per 10.000 che sono le persone alle quali noi diamo il bagnon gratuitamente, lo sottolineo, per la Liguria vale doppio, l'ultimo sabato del mese di luglio di ogni anno da sempre. Alla fine dell'Ottocento l'Arenile di Riva Trigoso vide la nascita di un grande cantiere navale. Da qui sono uscite centinaia di imbarcazioni di vario genere, quelli da guerra della Marina, ma anche un'elegante nave da crociera, piroscafi e traghetti. Tra Sestri Levante e Portofino si stende l'ampio golfo del Tigullio. All'inizio del Novecento questo anfiteatro naturale fu scelto da Sam Benelli per farsi costruire una villa. L'autore della Cena delle Beffe spese tutto il suo patrimonio per questo lussuoso castello, che dalla strada principale annuncia l'arrivo a Zoagli. Il borgo è celebre soprattutto per i suoi tessuti. L'arte della tessitura era nota a Zoagli fin dal XII secolo e crebbe anche grazie all'impulso commerciale di Genova. La realizzazione di stoffe in seta, come il velluto e il damasco, divenne la principale attività economica di Zoagli, un'attività che continua ancora oggi. Se fino a 100 anni fa c'era almeno un telaio in ogni casa, oggi gli artigiani sono rari e le loro stoffe sono ancor più pregiate. È successo un guaio. È andato male. Con i vecchi telai che resistono alle sollecitazioni da oltre un secolo, si realizzano tessuti che possono superare i 2.000 euro al metro di valore. Dietro a questi capolavori dell'artigianato sta un lavoro paziente e complesso. Basti pensare che per una stoffa alta 60 cm servono più di 12.000 fili di seta, lavorati con quasi 200 movimenti diversi di mani e piedi. I tessuti di Zoagli sono esportati in tutto il mondo per illustri committenti, dai reali d'Inghilterra alle case di moda più prestigiose. Nell'agosto del 1934 a Rapallo fu inaugurata la funivia che sale al santuario della Madonna di Montallegro.
Con oltre 600 metri di dislivello, il percorso preannuncia non soltanto l'imponente eleganza dell'edificio cinquecentesco, ma anche il panorama che si svela dal sagrato, dominando la costa e il mare. Rapallo è il centro più popoloso del Golfo del Tigullio e fin dall'inizio del Novecento è noto per la sua ospitalità. Grazie all'ampio porto turistico, le strade sono vivaci quanto le coste. Qui si incontra anche chi del mare ha fatto uno sport di professione. Il Golfo del Tigullio accoglie numerose competizioni internazionali, come il Trofeo Zegna. Come in una competitiva sfilata di moda, l'evento annuale è anche un'occasione per osservare lo sviluppo dello yachting internazionale. Vi partecipano campioni olimpici con imbarcazioni di oltre 55 piedi, realizzate dai migliori progettisti a livello mondiale. I partecipanti delle regate ricordano l'entusiasmo dei naviganti del passato, quando i premi in palio erano la conquista di territori e mercati, ma anche la vittoria dei propri ideali. Come quelli risorgimentali che spinsero il condottiero Giuseppe Garibaldi a salpare dalla Liguria guidando 1000 volontari per riunire i territori d'Italia in un'unica nazione. Sullo sfondo, il monte di Portofino, che osserva il mare dominando la baia nota già agli antichi per la sua posizione riparata, un porto naturale protetto da tutti i venti. Ma non è solo per la sua vocazione ad accogliere le barche se Portofino è così celebre nel mondo. Tra i colori delle case addossate le une alle altre, spiccano le vetrine di grandi marche di moda, attorno alla piazzetta frequentata ieri da famiglie nobili e oggi anche dal jet set internazionale. Meno note al grande pubblico sono le origini romane del borgo, che ancora conserva la struttura urbana antica. Il lusso esclusivo e le mode di Portofino non a caso cercano la bellezza lì dove la natura ha creato uno scenario perfetto e immutabile. A pochi passi dall'abitato, il promontorio roccioso coperto di vegetazione si allunga sul mare. Portofino è la sede del Trofeo Zegna fin dalla prima edizione, all'inizio degli anni '80. Ogni anno accoglie tutti gli appuntamenti paralleli alle regate, premiazioni, incontri ed esposizioni si inseriscono nella sua atmosfera, che per tutto l'anno invita a prendere un gelato e a rilassarsi ai tavolini di uno dei tanti caffè della piazzetta in riva al mare.
Le barche più moderne continuano a partire e a tornare al porto, ma le case colorate mantengono il loro aspetto tradizionale, incorniciate dal verde della macchia mediterranea. Saranno lì anche l'anno prossimo, mentre i riflettori si spengono sulle regate, pronti a illuminare il rincorrersi dei nuovi eventi di Portofino. Il monte di Portofino è protetto da un parco nazionale. Per 2 miglia la montagna si protende nel mare, facendo tuffare in acqua alte falesie. È tutelata anche l'area marina circostante, per conservare la biodiversità di flora e fauna. Le immersioni nella riserva marina permettono anche di osservare da vicino la statua del Cristo degli Abissi. Fu calata sul fondale nel 1954 e ogni anno è celebrata in una festa che commemora i naviganti di ogni epoca dispersi in mare. La statua in bronzo giace sul fondale a 17 metri di profondità, vicino alla baia di San Fruttuoso. Tra le 2 insenature della baia svetta la torre di Andrea Doria, il nobile che nel Cinquecento guidò le truppe genovesi contro i francesi, gli spagnoli e gli ottomani. Già 3 secoli prima la famiglia dei Doria aveva voluto la costruzione di nuove parti dell'abbazia. Da 1000 anni il grande complesso monastico si integra con la natura a pochi passi dal mare. In cambio dei fondi necessari alla costruzione dell'abbazia di San Fruttuoso, i monaci donarono ai Doria lo spazio nella cripta, destinato ad accogliere le tombe di famiglia. La storia dell'abbazia si svela anche attraverso i documenti e gli oggetti conservati nelle sale adibite a museo. D'estate San Fruttuoso accoglie i suoi ospiti fino a sera, quando i tavoli dei ristoranti si avvicendano alle sdraio. Per la sua posizione geografica, San Fruttuoso si raggiunge più comodamente dal mare che da terra. La vista del litorale roccioso che culmina con lo sperone di Punta Chiappa accompagna il viaggio in vaporetto fino a Camogli. Camogli sembra creata da un pittore per mostrare in fila le sue case, fino ad arrivare alla basilica medievale che domina il mare. Gli scorci di Camogli sono celebri quanto la sua sagra annuale. Protagonista una padella di 4 metri di diametro e 2000 litri di capacità, per friggere quintali di pesce. Una dimostrazione in più del forte legame del borgo con la vita marinara, come raccontano le sale del Museo Giobono Ferrari. Camogli è stato un paese abbastanza singolare in quanto quasi tutta la popolazione viveva in mare, lavorava in mare, navigava e andava in tutti i paesi del mondo. Noi qui, tutti i reperti che abbiamo in questo museo sono stati donati dalla popolazione di Camogli. In ognuno di questi reperti noi possiamo vedere chi ce l'ha donato, che era un capitano, un armatore, un nostromo di Camogli. Abbiamo provenienze di tutte le parti del mondo perché i naviganti hanno sempre navigato in tutte le parti del mondo.
Io sto parlando della Marina Vellica, che era una marina fantastica, ideale, però era una marina anche pericolosa in quanto si era basata tutta sul vento e difatti il marinaio sperava sempre che ci fosse del vento, anche magari impetuoso, forte, ma favorevole, perché era l'unico modo per poter navigare e arrivare più presto nel posto dove si doveva andare. La bonaccia era una qualche cosa che non si voleva come il cattivissimo tempo. Quando io navigavo verso il 1950, almeno il 30% della popolazione maschile navigava e naturalmente le mogli restavano soltanto a Camogli e difatti dicono che Camogli si può chiamare casa delle mogli. Aspettavano il loro ritorno, che a volte tardava e altre volte spuntava all'orizzonte, mentre erano affacciate alle finestre. Quelle finestre che facevano entrare il suono delle onde sui sassi. Quelle finestre che a volte si confondono con i dipinti sulle facciate delle case. Ci sono immagini della Liguria che sono diventate veri e propri simboli della regione, dalle barche dei pescatori all'inimitabile focaccia. Ci sono anche aspetti meno celebri, benché radicati nella cultura di alcuni borghi, come i primati sportivi. A Sori, a ovest di Camogli, gli allenamenti dello sport più importante si fanno a pochi passi dal mare, ma l'acqua è quella della piscina. Nel campionato nazionale di pallanuoto sono ben 6 le squadre liguri impegnate in Serie A. Viene il sospetto che questo talento possa essere in qualche modo legato al territorio, visto che in pochi chilometri di costa si concentrano quelle di Chiavari, Camogli, Recco, Sori e Bogliasco. Bogliasco è un paese che ha molti impianti sportivi. Lei vedrà il club nautico, la vela, canoa, tennis, pallacanestro. E abbiamo questa piscina, questo impianto. E da un'indagine che noi abbiamo fatto negli anni passati abbiamo scoperto, e questo ci ha fatto molto piacere, che l'80% dei ragazzi di Bogliasco faceva attività agonistica, non dilettanti oppure di passatempo, agonistica. Alle porte orientali di Genova, Nervi mantiene un'identità propria, diversa dal paesaggio urbano del capoluogo, ma si differenzia anche dai vicini borghi marinari, con i suoi edifici liberti affacciati su una costa rocciosa che non lascia ormeggiare. La passeggiata, intitolata ad Anita Garibaldi, si allunga sulla scogliera, animata da gelaterie e locali notturni. A volte le onde si innalzano fino a infrangersi sulle finestre dei ristoranti e degli alberghi che sembrano sospesi sull'acqua. Fra punte e gradoni naturali, sul tracciato si incontra anche la Torre Gropallo, costruita nel Cinquecento per difendere dalle incursioni saracene.
Nell'immediato entroterra, le alture proteggono la striscia costiera e contribuiscono a rendere il clima di Nervi particolarmente mite per tutto l'anno. I benefici del clima si riflettono anche nei parchi di Nervi, un'area verde estesa per quasi 9 ettari. Fra piante mediterranee e specie esotiche vivono indisturbati gli scoiattoli. I giardini all'inglese circondano diverse dimore storiche, al centro della vitalità culturale di Nervi, come la villa seicentesca che accoglie la Galleria d'Arte Moderna. Dal neoclassicismo alla Seconda Guerra Mondiale, le collezioni del museo ricalcano un percorso che illustra la storia culturale di Genova e della Liguria. La vita dei marinai e quella degli scaricatori di carbone, tra realismo sociale e simbolismo. Ma anche i soggetti femminili, ritratti da artisti alla ricerca del vero, e la libera reinterpretazione dei monumenti liguri, come l'abbazia di San Fruttuoso. Con stili e poetiche diverse ritorna in più opere il tema del lavoro dell'uomo e del suo rapporto con il mare. A ovest di Nervi, verso il centro storico di Genova, un monumento ricorda che da qui partì la spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi. Il nome stesso della località, Quarto dei Mille, ricorda l'impresa decisiva per l'unità d'Italia. Era la notte tra il 5 e il 6 maggio del 1860. Nell'Ottocento le ideologie risorgimentali fervevano a Genova più che in altre città italiane. La casa natale di Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'unità, accoglie numerose testimonianze dell'epoca. I dipinti sono come fotografie, scattate dai reporter di 2 secoli fa. L'arrivo a Genova è un incontro con il mare, prima che con la terra. È un incontro con il porto che fa da mediatore tra il Mediterraneo e la sua regina, con i moli che si susseguono lungo la costa, dove le luci dell'alba stanno per risvegliare la città. Il porto di Genova si sviluppò in antichità su un'insenatura naturale e fin dal Medioevo è stato teatro dei commerci con il Mediterraneo, espandendosi secolo dopo secolo. Oggi si estende per 20 chilometri su una superficie di 7 milioni di metri quadrati. All'inizio degli anni 90 del Novecento, Genova ha cambiato volto, grazie ai progetti urbanistici promossi per celebrare i 500 anni dello sbarco in America di Cristoforo Colombo. Il porto antico, firmato dall'architetto Renzo Piano, è diventato una prestigiosa area turistica e culturale. Fiore all'occhiello del progetto è l'Acquario di Genova, una fra le attrazioni culturali più visitate d'Italia e il più importante acquario d'Europa. 6 milioni di litri d'acqua, 10.000 animali marini e di 800 specie diverse in 70 vasche, che riproducono altrettanti ambienti acquatici, dall'Antartide all'Equatore. Dalle vasche tattili, dove le razze si lasciano toccare dai visitatori,
a quelle che si sviluppano su 2 livelli, per osservare da vicino la lentezza del pesce luna, il più pesante pesce osseo del pianeta. La ricerca di prede sul fondale del pesce sega e lo sguardo minaccioso degli squali. In questo museo vivente, dove gli animali intrattengono il pubblico senza bisogno di artifici, la vita stessa si rinnova al chiuso come fosse in mare aperto. Dall'inizio della sua permanenza a Genova, il maschio di foca è diventato papà più di una volta. Attraverso la conoscenza delle specie animali e dei loro habitat, la missione dell'acquario è anche di sensibilizzare il pubblico sui temi della conservazione ambientale. Una missione che inizia parlando con le nuove generazioni. Oltre all'acquario, il nuovo volto di questo grande polo turistico e culturale accoglie altre strutture dalle linee moderne. Simbolo architettonico del porto antico è il bigo, un ascensore panoramico montato su una gru che era utilizzata dalle navi da carico. Da 40 metri d'altezza, la cabina rotante regala una vista a 360 gradi sulla città, con le sue strade e i palazzi. Alle spalle del porto antico, dove si allunga la strada sopraelevata, spicca la mole di Palazzo San Giorgio. I trionfi che decorano la facciata affrescata sono rievocati anche nelle lussuose sale interne aggiunte nel Cinquecento. Nell'edificio duecentesco la tradizione identifica la prigione dove sarebbe stato scritto il milione di Marco Polo. Ma la maggior parte dei palazzi si nasconde alla vista dal mare. Tra le strette vie del centro storico, i Carruggi, si susseguono le case delle famiglie genovesi che nel Cinquecento avevano raggiunto il prestigio politico e finanziario. Il più grande è il Palazzo Doria Tursi, oggi sede del municipio. A quell'epoca la sua realizzazione aveva richiesto un impegno economico così imponente da ridurre al minimo le decorazioni interne. Le opere che oggi decorano la sala del Consiglio risalgono all'Ottocento. I 2 mosaici realizzati all'indomani dell'Unità d'Italia ritraggono il veneziano Marco Polo e il genovese Cristoforo Colombo. Le iscrizioni sulle 2 opere ricordano l'antica rivalità delle repubbliche marinare di Venezia e Genova, prima che le 2 città fossero parte di un'unica nazione. Accanto a Piazza de Ferrari, dove sgorga l'acqua della grande fontana circolare, il Palazzo Ducale svolge oggi la funzione di elegante spazio espositivo per ospitare mostre ed eventi culturali. Piazza de Ferrari assunse l'aspetto attuale all'inizio del XX secolo. La zona era diventata un fulcro economico soltanto con l'espansione cittadina di fine Ottocento. Fino ad allora l'attività commerciale e finanziaria si era concentrata in un altro quartiere. Nel Medioevo i banchieri conducevano i loro affari all'aperto, davanti alla chiesa di San Pietro in Banchi. A quell'epoca la cattedrale di San Lorenzo stava al centro della città.
Durante la Seconda Guerra Mondiale una bomba perforò il soffitto, ma non esplose, evitando la morte di centinaia di fedeli. Dalla sacrestia della cattedrale si scende negli ambienti del Museo del Tesoro della cattedrale, scrigno di reliquie e di straordinaria oreficeria. Il patrimonio artistico di Genova comprende 2 gallerie nazionali. Le sale del cinquecentesco Palazzo Spinola sono arricchite da arredi barocchi, raffinati affreschi, i capolavori di Antonello da Messina e Pietro Paolo Rubens. A questi fasti si affianca il lusso di Palazzo Reale, chiamato così nell'Ottocento, quando ne entrò in possesso la famiglia dei Savoia. Nella Galleria degli Specchi sfilano statue 6-700esche che ritraggono personaggi della mitologia classica. I Savoia arricchirono ancora la sala destinata al trono, decorata da altorilievi dorati che emergono dalle pareti rivestite di velluto rosso. Tra 5 e 600 l'espansione urbana di Genova seguì uno dei primi progetti urbanistici unitari d'Europa. Le dimore aristocratiche gareggiavano per ospitare illustri personaggi in visita. Dal 2006 i palazzi di Strada Nuova fanno parte del patrimonio dell'umanità, sancito dall'UNESCO. La famiglia più importante della Repubblica di Genova era quella dei Doria, proprietaria di oltre 10 palazzi in città. Tra questi il Palazzo del Principe, una sorta di reggia voluta da Andrea Doria. Con la sua abilità diplomatica e finanziaria più che militare, Genova mantenne la propria autonomia fino al governo dei Reali di Savoia. Grazie ai contratti commerciali di Genova con le Fiandre, gli arazzi erano di gran moda in città. Tra i più preziosi, quello quattrocentesco che racconta le imprese di Alessandro Magno in Oriente. Anche per le celebrazioni della Settimana Santa si commissionavano grandi opere d'arte su tessuto. Nel Museo Diocesano 14 teli dipinti narrano la Passione di Cristo. I primi risalgono al XVI secolo e possono essere considerati gli antenati del blue jeans. La parola jean, infatti, deriva proprio dal nome della città. La vocazione al commercio di Genova ha attraversato i secoli fino a oggi. Alle spalle del teatro Carlo Felice sorse nell'Ottocento la Galleria Mazzini, un vivace salotto urbano che ospita eventi come il Mercatino dell'Antiquariato e la Fiera del Libro. La tradizione genovese si legge anche nei negozi del centro storico. Qui aprì nel 1814 la pasticceria Romanengo. Tra cioccolatini e frutta candita, l'atmosfera è ancora quella di ispirazione parigina. Da oltre un secolo, in via Roma, le camicie e le cravatte artigianali della famiglia Finollo rimangono ai più alti livelli della sartoria italiana. È parte integrante del patrimonio storico e culturale di Genova anche la Barberia Giacalone, un piccolo negozio di 10 metri quadrati, decorato in perfetto stile Art Déco. Ma forse la vera anima della Genova di oggi è quella raccontata dai cantautori della scuola genovese, formatasi negli anni 60. È quasi un museo il negozio di musica Tassiò, nel cuore del centro storico, dove sono in mostra album e strumenti che hanno fatto la storia della canzone italiana. E in via del Campo, oltre a tutte le cose storiche che possono essere successe, la più recente, diciamo, di questi ultimi anni è l'incontro di mio marito con Fabrizio De André, anzi direi l'incontro di Fabrizio De André con i personaggi di Via del Campo, che sono quelli che comunque l'hanno ispirato poi per tutte le cose splendide che è riuscito a dire. Anche le brutture di Via del Campo diventavano poesie dette da lui. Erano canzoni d'autore, quelle che parlavano senza filtri di una realtà quotidiana, fatta di povertà, di voglia di essere liberi, di passione.
Canzoni universali che si insinuano nei vicoli della città e non la abbandonano neanche quando la modernità modifica il volto delle strade. Canzoni che riaffiorano quando si pensa alla Liguria, a questa regione di mare e di terra, dove nel polo fioristico del capoluogo si danno appuntamento non soltanto le barche del Salone Nautico, ma anche i colori di Euroflora. Euroflora si ripete ogni 5 anni ed è la più importante manifestazione del settore in Europa. Un'ottima occasione per conoscere da vicino l'eccellenza del territorio ligure. Tra Genova e il mare, la Torre della Lanterna sorveglia la notte, dominando la città di cui è simbolo. Una città di marmo, musa ispiratrice di scrittori e poeti, come il drammaturgo russo Anton Chekhov, che fece dire a un suo personaggio che Genova è la città più bella del mondo. Disse: ti confondi a lei nell'anima e cominci a credere che possa esistere una sola anima universale.